Uh, Hello, my name is Vladimir Beck and I'm the director of the film Sasha that you're going to watch in a couple of seconds. Lui è Vladimir Beck, il regista del film che state per guardare, Sasha. I wanted to say a few words before the screening of the film. So, this is actually first public screening of the film due to totalitarian turnover in Russia and also to Russian invasion in Ukraine. The film was banned from the Russian cinema, so it was not screened in its country of origin. So you're gonna be the first audience of the film, and I'm very happy and very honored to show my film for the first time here in Lucca. Questa è la prima proiezione del suo film a causa della, di quello che è successo in Russia e del regime totalitario. Quindi noi siamo il primo pubblico a vedere il suo film e siamo onorati. And enjoy the film. Thank you very much. Eccoci, momento del Q&A, momento importantissimo, in cui siamo veramente felicissimi di avere qui tanti ospiti che potranno parlare del film e spero rispondere alle vostre domande. Quindi chiamo sul palco i produttori del film, Roberto Cavallini, Caterina Michailova, Maria Iovova, la producer, prego, e ovviamente lo sceneggiatore e regista Vladimir Beck. Allora, partirei io con una domanda di rito iniziale per rompere il ghiaccio, poi lascio la parola ovviamente a voi perché è il vostro momento. Quindi, la mia domanda di rito è: da dove nasce l'idea di questo film? E in particolare anche poi la tematica gender, che è praticamente importante all'interno del film, che conseguenze ha avuto, che problemi le ha dato durante poi la distribuzione, ecco. So, as I answered, the first part of the question is where the topic is coming from. The second, how was it problematic? It was. It was problematic. So basically, it's a very long story how this film appeared on the screen. And I actually was, I think at age 20, so 10 years ago, when I came up with this idea, and it took me, it was a long journey to write the script, to find a producer, to get the funding, also because of the topic. I actually, as it was very long ago, I don't remember what pushed me to tell the story. I just remember that I liked the idea of a gender fluid. Actually, 10 years ago, this term was not existing in Russia. At least it's not still not existing in Russia. I liked the idea of the story that tells about love that doesn't have any gender, because I thought, especially during this period of when you're a teenager, and I think it's a very fluid period, a very specific time, because you're everything. You're the whole world. You're just being born, and you can be whatever. And this is why it's the time of, exploration and identification. And I thought it's a very interesting perspective to tell about what feeling means, what gender means, how do we identify ourselves, what does it mean to be a woman, what does it mean to be a man, and in particular in this story. And yeah, so this was the thing that inspired me and was pushing me forward during the whole 10-year period of time. And regarding what were the consequences of the topic, yeah, you probably know that Russia is a homophobic country.
pretty much. Not as much as other countries. I'm a part of a queer community, and I was able to have a good life, and nothing bad was happening to me, but also a lot of people have to hide their identity. And it's because the government supports the homophobia. So basically because people are, like, for example, if someone called me out here, I will feel defended and supported by the law and by the government, because I know the government is standing on my side here. And in Russia, the things like it's scary because no one is going to defend you. And in this atmosphere, it was really hard to sell, even though the creative community is not homophobic, and people within the creative community, including producers and actors, everyone, actually very open-minded and very international in a good way. It still was very tough to find the right producer for the film, because it was a controversial topic. No one was sure if we get the funding or not, and because of that, it was a very long way for me. And now, because of that, but in the end, I found an amazing producer, Katerina, and it was Maria who introduced us. So thanks to her also, and then Katerina introduced me to Roberto, and these beautiful people are here with me, and they made this film possible. But due to the identity of the film and also the topic of the film, it was not screened in Russia on big cinema theaters, and yeah, it's also because of the situation. Does anyone else want to talk? Allora, quindi la domanda essenzialmente chiedeva sia l'idea da dove è nata e poi ovviamente la problematicità del film. Si tratta di una storia lunga perché è stato molto difficile arrivare anche a scrivere questo film stesso. Ho iniziato a 20 anni e era difficile anche per il tipo di argomento che trattava, però comunque voleva riuscire a rendere appunto la potenzialità della gioventù, di essere in un momento in cui si è tutto e si può essere tutto, e allo stesso tempo si cerca anche di capire qual è il ruolo, cosa vogliamo essere. E d'altra parte la problematicità è stata perché la Russia è un paese omofobico notoriamente. Se gli fosse fatto a lui un outing, comunque lui si sentirebbe protetto qua in Italia perché c'è un governo che comunque tutela le persone. Invece la stessa cosa non avverrebbe se lui si trovasse appunto nel suo paese d'origine. È stato difficile anche trovare un produttore, però lui per fortuna è riuscito a trovare Katrina, che è stata una grande risorsa per lui. I'm sorry, I'm going to be short next time. Cercherà di essere più breve. Anyone wants to talk? I'm really touched and happy to be here, and thank you to having us on your beautiful town, in your beautiful town and beautiful festival. Thank you again. Thank you. Molto contenta di essere qua e ci ringrazia per la nostra bellissima città e per il nostro bellissimo festival. And it's really great to watch like movie which we made 2 years ago already, almost, yeah, 2 years ago, on a big screen. So it's really important for us, for all. It's not all producers who are here, but from Mars Media, many producers, and we are together from a producer from Italy, Roberto, and also not all producers from Italy are here. And we are really proud to have this movie
at this festival, and especially that our director managed to come to Lucca, and due to times we are here, so really thank you. That's what I really want to say, first of all. Thank you. È molto bello per lei vedere questo film che hanno realizzato 2 anni fa insieme con tutti i produttori e i vari membri dello staff e soprattutto Alberto. E sono orgogliosi del film e del festival e del fatto che il regista è potuto venire insieme a loro e insomma lei ringrazia tutti quanti. Allora, ma io posso parlare italiano direttamente? Sì. Ancora porto i miei ringraziamenti al festival. Questa è stata la prima mondiale, quindi siete stati i primi a vedere questo film, per noi è molto emozionante. Vi chiederete cosa ci fa un produttore italiano. Ho conosciuto Caterina 2 anni fa in un network di produttori europei, era il 2021, e all'Olina Film, che ha la sede a Bolzano, siamo forse, posso dire, una nuova generazione di produttori anche in Italia, ce ne sono molti, a Roma, molti compagni e compagne di viaggio, che pensiamo ad un cinema internazionale. Puntiamo molto nelle coproduzioni internazionali, pensiamo che il cinema sia un linguaggio universale che può arrivare a tutte e a tutti. Quando Caterina mi ha mandato lo script e la sceneggiatura di Sasha, io e Deborah, che è la mia collega all'Olina, insieme ad altri, siamo rimasti molto colpiti da 2 cose innanzitutto. Uno, dal tipo di storia, che non è una storia classica che arriva dalla Russia, come si può immaginare, e poi dalla qualità molto alta della sceneggiatura, di modo di scrivere le immagini, che ci ha lasciato veramente colpiti. La nostra mission alla Bolina è quella appunto di poter coprodurre con più paesi possibili, e quindi siamo riusciti, grazie al fondo IDM Film Funding, che è la nostra Film Commission in Alto Adige, sul Tirolo, a creare la partnership e girare il film 2 anni fa. Parte della post-produzione è stata fatta in Italia. Qui in sala c'è Federico Campana, che è il compositore che ha composto le musiche. Un applauso. Poi nel mezzo della post-produzione, magari poi ci si può parlare anche di questa cosa, era il febbraio del 2022, e sappiamo le musiche. come? È stata una settimana dopo che ho iniziato con le musiche. Esatto, ecco, quindi eravamo in piena lavorazione di musiche, di color grading con i laboratori eccetera. Sappiamo tutti cosa è successo a fine febbraio, e è stato un problema appunto molto, molto forte, umanamente, principalmente per Vladimir, per Caterina, ovviamente prima si guarda le persone, il film è importante ma viene dopo, come dire, quindi e chiudo. Per noi è importantissimo essere qui stasera perché è stato un lungo viaggio, e siamo veramente felici di essere qui e che abbiate visto il frutto di molti anni di lavoro. Ok, a questo punto
Partirei con le domande al pubblico. Allora, Angelo. Buonasera, prima della domanda volevo esprimere il mio pensiero sul film. Intanto grazie perché ci avete regalato 2 ore molto belle, il film mi è piaciuto davvero tanto e mi sono tanto emozionata. Provo la stessa sensazione che si prova quando si legge un buon libro, il libro è finito, il personaggio non c'è più perché il libro è finito e però ti manca, perché lo vorresti nella realtà, perché ci siamo affezionati a Sasha. Io sono anche fortunata perché faccio un lavoro molto bello, insegno, e di Sasha, qualche Sasha l'ho avuto nelle mie classi, quindi conosco il disagio e la sofferenza. Credo però che questo film vada al di là della tematica gender, perché Sasha non è soltanto una ragazza che sta cercando la sua identità e a volte la cerca anche male, è arrabbiata e delusa, cerca il suo spazio nel mondo, ha anche una situazione familiare particolare che non tutti i ragazzi generano. Quindi mi è piaciuta la complessità del personaggio, lo scandalo psicologico che avete fatto, perché noi eravamo dentro Sasha, nei suoi pensieri e nelle sue emozioni. E poi ho trovato molto poetico tanti momenti di poesia. Per esempio la scena di Ikea è di una tenerezza incredibile. C'è Max con un suo disagio incredibile, disagio nuovo, scoperto perché cerca di capire tante cose. Sasha, voglio ritornare a questo personaggio che avete reso molto bello. L'attrice era alle prime esperienze, ha fatto già recitazione, ha fatto altro, qualcosa anche sulla protagonista. Grazie. First of all, thank you very much for your kind words, and it really makes me feel happy to hear your perspective and that you as a teacher also saying that you've seen such Sashas, because doing something that you can relate to is not only which can make someone be moved by the process that you can relate to, I think is a very important and was a very important task for me. So thank you for your compliment. Okay. Prima di tutto ti ringrazio per le tue parole molto gentili e per il fatto che sei un insegnante e che sei riuscita a entrare in relazione con questo film, perché creare qualcosa a cui possiamo relazionarci, a cui ci possiamo rivedere è molto importante. And also about regarding your question, just how old do you think she is, the actress? Just guess. Penso che sia vecchia l'attrice? Quanti anni pensa che abbia l'attrice? E chi è il regista? Io la vedo giovane, quindi l'età. She's 24, 23. 23 anni. Yeah, and I was very lucky to find her, and I found her by accident because the thing is, with teenagers, actors, it's very tough sometimes to work with them because they have a lot of energy, but this energy doesn't have a form. It's like they basically like an explosion. You know it better than me. Allora dice che è stato molto fortunato a trovare lei come attrice, perché lavorare con gli adolescenti è molto difficile, come lei molto probabilmente sa, perché hanno molta energia, però è come se fosse appunto un'esplosione, non ha una direzione. Yeah, and she was a student in a theater school, so she was not in theater before. She had a small experience in short movies, but she was already in the theater school, which helped me a lot. So she knew she was somehow introduced to herself.
as an actress, and I was able to. It was actually not that tough to work with her in the end. She just felt the character naturally, and she had a very deep connection with her, and because it's also kind of, she said, like, it's my story, it's my story. And yeah, everything else was just sometimes very tough, sometimes even very nervous, but very natural at the same time. And because she had a huge synergy with the story, she was sometimes telling me how Sasha would feel here. And we were fighting with her because it's like, no, she can't do. I do think she can just look at this guy and just, she will like think that he's hot. I'm like, yeah, because he is. Like, no, Sasha's not about that. And stuff like this. It's going to be hard to translate, but probably from my acting. Sasha era una studentessa di una scuola di teatro e prima non aveva avuto delle esperienze teatrali, però aveva recitato in alcuni cortometraggi, quindi sapeva che quella sarebbe stata la sua iniziazione come attrice e sentiva anche una connessione molto forte col personaggio stesso, sentiva proprio che diceva proprio che era la sua storia e quindi delle volte era difficile e poteva creare anche conflitto le sue idee, la sua recitazione, perché c'erano delle volte in cui magari lui diceva no, non è vero, non è possibile che si possa comportare così, che possa agire in determinati modi, ma lei invece le diceva che era possibile. Ok, allora abbiamo un'altra domanda qua. So, allora faccio in inglese o italiano? Come preferisce? Poi facciamo una traduzione. I would prefer English, but Okay. So two questions, if you don't mind. One is, I remember in the Soviet Union they used to have samizdat literature that was called samizdat. They used to pass it around secretly. Can your film, it's also a question to the producers maybe, can your film be passed around under the table in Russia at the moment, or is it impossible? That's the first question. The second question is, what formed you to, I mean, what was the schooling that you received to achieve this masterful ability? Allora, due domande. La prima riguarda il fatto che nell'Unione Sovietica c'erano nella letteratura c'erano dei modi in cui sotto banco potevano far passare, divulgare che i libri che magari non erano censurati, e chiede se ci sia anche questa possibilità di girare film sotto banco magari dalla loro parte, e poi chiede qual è stata la sua formazione che gli ha permesso di arrivare a questi risultati. So, answering the first question, it's a very sensitive topic still, because actually the film exists in Russia, but on VOD platforms, and it's censored. So you can see it. And the problem is that because of the law, I can't show it to press or to the wide audience, because then a production company will probably have problems because of the law. Yeah, but it's still possible to see, so people watch it. But it's very painful for me because it's not the same film, and also the fact that people can see it, even though there is a law restricting it, kind of, for me, turns the meaning of the film upside down, because it looks like the system and the government make it serve the regime in a way. But probably I'm overthinking and being anti-film, but
È un argomento difficile perché per lui il film nella sua nazione esiste, però non è possibile farlo vedere nelle piattaforme e viene censurato. E inoltre nelle conferenze stampa lui non lo può far vedere, non ne può parlare, perché se no i giornalisti andrebbero incontro a dei problemi proprio con la legge. Però per lui il fatto che sia comunque possibile in un modo o nell'altro che le persone riescano a vedere il suo film è estremamente importante, perché ribalta e amplifica il significato stesso del film. I just want to add that we didn't have theatrical release. That's why I'm saying we first time see it on the big screen, and but we have it on VOD platform, which we're really happy for, because a lot of films are not available to see. So we are kind of very glad to have our film on VOD still, even if it's censored, even if it's even if it's only VOD, because a lot of films are not. Thank you. Fra l'altro il film non ha avuto una prima cinematografica nel loro paese di origine, quindi loro sono molto grati del fatto che sia possibile vedere il film al cinema. And the second question. Yeah, I was right after school, age 16. I entered the Russian State University of Cinematography, and this really helped because it was a lot of practice, and I also had a good teacher, and I also was watching a lot of Italian movies. And after that, I think I really had a very good teacher, Vladimir Beck. He's not a well-known director, but he is basically one of the best teachers in this old institution as Russian State Universities of Cinematography, because it's literally the oldest, and you can feel it when you get it. But but I think everything else comes just of practice and watching, and I still don't feel that I'm master at this thing. It's a lot of space to evolve, and I think it's a good sign if I still feel it. Allora, era appena uscito dalla scuola e era molto contento dei professori e degli insegnanti che aveva avuto, soprattutto il suo mentore, che per lui è stato fondamentale, anche se non è un regista molto conosciuto nell'ambito del cinema. Per lui è stato importante, ha guardato anche molti film italiani, e il suo mentore è stato importante perché nonostante tutto, comunque, nonostante anche magari l'area un pochino rafferma della scuola in cui stava, è stato molto importante, è stata una spinta, e non gli sembra mai di essere capace fino in fondo di utilizzare il suo mezzo, però forse è proprio questo che gli permette di cambiare, di progredire anche. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi vi chiedo se c'è un'ultimissima domanda telegrafica, proprio là in fondo. Possono fare le domande? Sì, ecco, poi ci sono anche a disposizione, mi dicono per qualche domanda voi vado avanti al cinema, quindi fatevi avanti. Prego. Ha citato il cinema italiano, quindi una domanda d'obbligo al riguardo. Quali sono i film italiani che ha apprezzato di più tra quelli che ha visto?
Pura curiosità. Oh, that's a good question. I was had a small story about that. So I, watching some films randomly, and then at some point I was applying for Berlinale Talents, which is because I live in Berlin, and then they had a question: who are your favorite directors of the directors that live now? And I'm like, oh, all my favorite directors. And then I started naming people, and then the first three was Gianfranco Rosi. The second was Pietro Marcello, and the third one, which is actually yeah, because it's complicated. It's complicated and Russian. The miracles and the Lazarus. 𝙗𝙚𝙤𝙗𝙗. I'm the biggest fan. The biggest fan. She's amazing. She was actually the first on the list. Yeah, she said she's amazing. Don't worry. Yeah. So. I didn't understand the third director. 𝙗𝙗𝙗𝙗. Yeah, this is the thing. I don't know how to pronounce her name properly, but I really love her. I've seen all her movies. E lui guardava film molto a caso in quel periodo, però a Berlino c'era una domanda che ricorreva molto spesso ed era: quali sono i tuoi registi preferiti? E lui rispondeva sempre che i suoi tre registi preferiti erano Gianfranco Rosi, Pietro Rosi, Pietro Marcello e Alice 𝙤𝙗𝙗. Martinelli. Martinelli è un famoso, ma dalla bocca del bello ha fatto, è un regista contemporaneo che Pietro Marcello, è corretto, no? Va bene. Allora vi ringrazio tantissimo, vi chiedo un altro